Questo video si rivolge ai candidati che hanno scelto la modalità elaborato curricolare B, in formato A3 orizzontale, con l'intenzione di spiegare le operazioni corrette e gli errori da evitare. Ricordiamo che il risultato di questo elaborato viene direttamente valutato, anche nella forma e non solo nel contenuto, dalla commissione di laurea. Cominciamo dalla copertina, che deve contenere il logo del Politecnico, il nome della scuola e del corso di laurea. Deve inoltre contenere il nome e la matricola del candidato o dei candidati. Trattandosi di un elaborato curricolare B, non è previsto il relatore. Una o più immagini significative e il titolo dell'elaborato devono essere protagonisti nella copertina. In questo esempio non corretto di copertina mancano le indicazioni relative alla scuola e al corso di laurea. L'immagine è poco rilevante. Si consiglia inoltre di utilizzare un font leggibile e meno artistico. La pagina dell'abstract deve contenere le due versioni, in italiano e in inglese, meglio se diversificate in tondo e in corsivo. Un abstract sintetico ma completo dovrebbe essere lungo tra le 1000 e le 2000 battute. In questo esempio non corretto di abstract manca una delle due lingue, il testo è troppo corto e il font è poco adatto. La pagina dell'indice deve essere articolata in modo chiaro e deve contenere tutte le parti dell'elaborato. Abstract, testo critico relativo al tema generale, tutti i progetti curricolari con l'indicazione del corso, dei docenti e dei compagni di gruppo, bibliografia. Soprattutto, ogni voce dell'indice deve essere brevemente commentata rispetto ai motivi della scelta di inserimento nell'elaborato e di appartenenza al tema generale. In questo esempio non corretto di indice, incompleto e con un font improprio, mancano alcune delle indicazioni necessarie. Il testo critico deve essere lungo dai 15 ai 20.000 caratteri e va impaginato in modo ordinato e chiaro, nel giusto rapporto tra testo e immagini. Il font del testo è chiaramente leggibile, le immagini sono pertinenti, nella giusta posizione e corredate da didascalie. Eventuali citazioni devono essere riconoscibili, staccate dal testo e concluse dal nome dell'autore e dall'anno. In questo esempio non corretto di pagina di testo critico, il testo in un font non opportuno è scarso rispetto alle immagini e l'impaginato risulta disordinato. La citazione tra caporali nel testo è poco riconoscibile. Le pagine dei progetti curricolari devono presentare da 3 a 5 progetti per un numero complessivo tra le 10 e le 15 pagine e devono riportare il laboratorio o corso, i nomi dei relativi docenti e dei compagni di gruppo, oltre a un testo sintetico di spiegazione. I disegni, inserimenti urbani, piante, sezioni, schemi interpretativi, eccetera, devono essere leggibili e protagonisti nella pagina. Eventuali leggende che spiegano i disegni devono essere in dimensione leggibile. È un errore riprodurre le tavole intere di progetto, che vanno invece smontate e ricomposte alla scala di una pagina di un album A3. È importante evitare di usare materiali scarsamente tecnici, in scale poco confrontabili tra loro e disposti casualmente nella pagina. La bibliografia va scritta in modo corretto, cognome e nome dell'autore o degli autori, titolo del libro, del saggio o dell'articolo, città e editore, anno di edizione. L'ordine può essere alfabetico per autore o cronologico. Le voci bibliografiche non devono essere troppo scarse e devono presentare una giusta proporzione tra voci a stampa e voci digitali. In questo esempio non corretto di bibliografia c'è sproporzione tra voci a stampa e voci digitali e il font è scarsamente leggibile.